Quando si parla di Antartide, si parla spesso di ciò che c'è sotto al suolo ghiacciato. Le spedizioni oceanografiche di esperti, spesso facenti parte di agenzie governative, si occupano prettamente di ciò che sta sotto a chilometri e chilometri di crosta ghiacciata. Lo scorso episodio sul lago Vostok ne è l'esempio calzante e per l'appunto le nostre indagini polari si immergono per chilometri nelle acque nere e gelide del Polo Sud. E da quando abbiamo iniziato insieme questa magnifica serie ci siamo chiesti perché fin dalle primissime fasi di quella che viene chiamata era eroica dell'esplorazione antartica tutti i paesi del mondo, e con tutti i paesi del mondo non sto affatto generalizzando, fremevano per aggiudicarsi una parte di continente antartico come se ci fosse chissà cosa? Perché i governi del mondo mandavano a morire intere squadre di esploratori che rimanevano inesorabilmente sopraffatti dalle temperature estreme del luogo? A che scopo? E non si parla solo di esploratori, attenzione, ma di veri e propri soldati. Nel primo episodio ho portato documenti foglia che parlavano dell'operazione High Jump, ossia di un'operazione militare degli Stati Uniti avviata a metà degli anni 40 che impiegò 4.700 soldati, 13 navi da guerra e diversi aerei, voglio dire. Perché tutti corsero in Antartide? Certo, parliamo letteralmente di un pianeta alieno per quanto riguarda la ricerca scientifica, ma c'è forse altro. Ci furono missioni successive all'operazione High Jump che arrivarono in Antartide e quella immediatamente successiva, risalente al 1947-1948, fu l'operazione Windmill. E anche in questo caso la storia ci fa grattare solo la superficie. Quello che sappiamo è molto poco e parla di addestramenti militari con convogli, basi sotterranee di stoccaggio, sottomarini rompighiaccio e altre caratteristiche militari. L'operazione Windmill è stata il secondo progetto di sviluppo dell'Antartide della Marina degli Stati Uniti, una missione di esplorazione e addestramento militare in Antartide. La spedizione era comandata dal comandante Gerald Ketchum e la nave ammiraglia della Task Force 39, così si chiamava la spedizione, era il rompighiaccio USS Barton Island. Le missioni durante l'operazione Windmill variavano tra attività di rifornimento, ricognizioni in elicottero, indagini scientifiche, indagini di demolizione sottomarina ed esercitazioni con convogli. Quello che succede in Antartide rimane in Antartide, parliamo di un continente estremo dove addirittura le agenzie spaziali studiano determinate condizioni che sarebbe possibile trovare su altri pianeti. Le persone e anche la maggior parte dei giornalisti non sono affatto interessati a quello che succede in quel posto, perché spesso si tende a pensare che tutto quello che succede lì è scienza complessa e noiosa. Quello che succede in Antartide è in gran parte poco interessante per la maggior parte delle persone ed è principalmente roba scientifica molto tecnica e complicata che non è facile da capire. Ecco, questa è la prima barriera che rende sicuro l'Antartide per chi vuole compiere esperimenti non convenzionali. Lo sapevano i nazisti, come gli americani nel dopoguerra, come lo sanno i russi. Dopo l'operazione governativa Windmill ci fu subito dopo la spedizione Ron dal 1948 al 1949 e successivamente, sempre nell'ambito, ricordiamolo, di spedizioni militari guidate dalla Marina Militare statunitense, ci fu una svolta clamorosissima che riporta il nome di Operazione Deep Freeze. Nome in codice che identifica una serie di missioni militari degli Stati Uniti in Antartide che si occupavano di rifornimento alle basi coordinate dalle forze armate. Io non so se ora come ora ci sono ancora avamposti militari nella zona, ma vi assicuro che dalla metà degli anni 40
Alla metà degli anni 50 lì succedeva qualcosa di grosso, di molto grosso. Non so se, avendo trovato e sgominato le basi tedesche dopo la seconda guerra mondiale, trovarono qualcosa di compromettente che richiedeva uno sviluppo sul campo, ma vi assicuro che qualcosa succedeva. Guarda caso, la prima operazione militare statunitense in Antartide, l'operazione High Jump, è iniziata nel 1946, pochi mesi dopo che la Germania perse la guerra. Il mio sospetto è che gli americani, una volta liberata l'Europa dal nazismo, abbiano ottenuto carteggi nazisti top secret che indicavano l'Antartide come meta nascosta per chissà quale progetto, e dall'operazione High Jump siamo finiti a parlare dell'ultima conosciuta, ossia dell'operazione Deep Freeze, che coinvolse 7 navi e svariati aerei. Quella che state guardando è una foto originale d'epoca di un R-4D5L Dakota della Marina Militare statunitense che effettuò il primo atterraggio al Polo Sud il 31 ottobre 1956 nell'ambito dell'operazione, al tempo top secret, chiamata Deep Freeze. In vista dell'anno geofisico internazionale, istituito da luglio 1957 a dicembre 1958, che si preoccupava di creare una coalizione mondiale che puntasse ad una maggiore comprensione delle proprietà fisiche del pianeta Terra, fu sottoscritto uno sforzo collaborativo militare fra 40 nazioni al fine di condurre studi ed esperimenti dal Polo Nord all'Antartide. Gli americani, insieme alla Nuova Zelanda, al Regno Unito, alla Francia, al Giappone, alla Norvegia, al Cile e all'Argentina, decisero di dedicarsi in particolar modo al Polo Sud, che al tempo risultava essere la regione meno esplorata del pianeta. Il loro scopo dichiarato era puramente scientifico, ma in realtà la coalizione era molto probabilmente incentrata allo sviluppo e all'addestramento bellico, allo sviluppo di esperimenti non convenzionali nell'area, nonché alla creazione di un monopolio dei minerali preziosi. E tra poco, documenti alla mano, ci arriviamo. L'Antartide, agli occhi delle superpotenze, era una vera e propria miniera d'oro, non solo dal punto di vista operativo, e quindi il governo degli Stati Uniti d'America incaricò dello svolgimento e del coordinamento di tutta questa mole di lavoro la loro Marina Militare, la quale avrebbe avuto il supporto di tutta la comunità scientifica statunitense, e potendosi appoggiare alla maggior parte degli scienziati di fama mondiale per compiere esperimenti sul posto, le potenzialità dell'operazione Deep Freeze erano infinite, e fu così che nel 1955 fu istituita la Task Force 43, che fondò svariate basi nel continente e svolse numerosi esperimenti scientifici di carattere top secret che interessarono le profondità antartiche, e uno studio accurato della storia e degli incarichi che passarono da agenzia ad agenzia e da ufficio ad ufficio può svelare tuttora la presenza militare internazionale sul continente antartico. Negli anni 60-70, quando le tensioni della guerra fredda fra Stati Uniti e Unione Sovietica si infiammarono, partì una guerra di spionaggio mai vista nella storia dell'uomo, e fu così che la CIA, la Central Intelligence Agency del governo federale degli Stati Uniti d'America, scoprì che l'Unione Sovietica era pesantemente interessata alla ricerca di minerali antartici e svolgeva nel più totale segreto, e i russi, a differenza degli americani, sono bravi a mantenere i segreti, numerosi esperimenti radioattivi nel continente. E anche se molte delle notizie esposte in questo video sono tuttora coperte dalla legge sulla segretezza militare, esistono fascicoli ufficiali, tranquillamente reperibili da chiunque tramite la reading room elettronica del FOIA della CIA cliccabile da Google, che confermano storicamente, in maniera veramente inquietante, la narrazione del mio video. Qui siamo sulla reading room ufficiale del FOIA della CIA, e il documento che state osservando è un documento ufficiale CIA del 1973 declassificato ad aprile del 2000 dopo quasi 30 anni di segretezza, e parla letteralmente dell'interesse sovietico in merito alle risorse minerarie antartiche. Dovete sapere che l'Antartide, oltre a contenere il 50% dell'acqua dolce sul pianeta Terra, che tra l'altro si sta sciogliendo e in un prossimo episodio parleremo delle implicazioni ambientali, contiene enormi quantità di uranio, e qui ci sarebbe già da aprire una parentesi veramente enorme in merito agli esperimenti russi. L'Antartide contiene enormi quantità di uranio.
contiene enormi giacimenti di petrolio e gas naturale, e ancora minerali ferrosi quali nickel, piombo, zinco, carbone, stagno, diamanti e perfino oro, il tutto in quantità enormi, veramente enormi. E per fortuna le risorse dell'Antartide sono protette da un accordo internazionale che dura 50 anni, siglato nel 1998, che parla chiaro. Nessuno può sfruttare i suoi giacimenti prima del 2038, eppure la corsa a garantirsi le risorse del sottosuolo è già partita, per non parlare di quelle che sfruttano le risorse già utilizzabili, come quelle presenti nelle acque circostanti, balene e krill. Ecco, questo brevemente era il contesto che serviva ad anticiparvi il fascicolo in questione. Direttorato della CIA, ottobre 1973. L'interesse sovietico nelle risorse minerarie antartiche. In breve, viene scritto che i funzionari sovietici sono stati generalmente cooperativi nei negoziati sui trattati antartici e si sono conformati principalmente alle disposizioni del trattato. È chiaro tuttavia che i loro interessi antartici non sono esclusivamente scientifici, bombissima, e che non sono ignari di alcune considerazioni economiche polari. La paura degli Stati Uniti, sapendo le immense risorse che contiene l'Antartide, era che l'Unione Sovietica prendesse possesso di un'economia destinata a diventare enorme. Si parla anche delle baleniere e dei krill. Questo è un rapporto di intelligence di 34 pagine che delinea vari punti di interesse minerario e commerciale di estrema importanza quando si parla dell'Antartide. La ricerca geologica include come obiettivo esplicitato la scoperta di risorse minerarie ed è stata una componente importante di ogni spedizione antartica sovietica. Il piano quinquennale dal 1971 al 75 afferma che l'attuale compito geologico è quello di mappare il continente sulla base di indagini geologiche, gravimetriche e magnetiche al fine di determinare il potenziale delle risorse minerarie. I commenti dei principali geologi sovietici contengono invariabilmente riferimenti alle ricche risorse minerarie dell'Antartide e all'inevitabilità di un eventuale sfruttamento. Alla conclusione dell'ultima spedizione nel maggio 1973, il principale geologo antartico sovietico annunciò la scoperta di un giacimento di ferro molto grande e di alta qualità che, secondo lui, conferma le previsioni sulla potenziale ricchezza mineraria del continente. Affermò inoltre che la copertura di ghiaccio di 30 metri di spessore non è un ostacolo alla moderna tecnologia mineraria. Spesso osservazioni come queste sono mitigate dalla stima che lo sfruttamento commerciale non comincerà per altri 10 o 20 anni. Uno scrittore sovietico sostiene che il sistema sovietico di pianificazione, trasporto e mobilitazione di manodopera e capitale darebbe all'Unione Sovietica un vantaggio decisivo rispetto alle nazioni occidentali nel futuro sfruttamento minerario dell'Antartide. Quello della geopolitica antartica legata alle risorse minerarie, signori, non è assolutamente un aspetto da sottovalutare, soprattutto perché c'è pieno zeppo di uranio. Seguendo sempre la nostra timeline, ritorniamo alla fortissima presenza militare, quasi inspiegabile, che non trova spiegazioni, che forse può aiutarci a capire chi è che si occupa tuttora delle operazioni militari nel continente antartico. Gli sviluppi seguenti agli anni 70 in merito alle operazioni militari e alle sperimentazioni governative in Antartide iniziarono nel 1996 quando, dall'Antarctic Development Squadron 6, gli incarichi relativi all'intera missione antartica passarono alla Guardia Nazionale degli Stati Uniti d'America, che annunciò che il 109° stormo della Guardia Nazionale Aerea avrebbe ricevuto l'ordine di assumersi tutti gli incarichi a partire dal 1999. Lo stormo della Guardia Nazionale Aerea all'epoca operava con gli aerei della Lockheed Martin equipaggiati con numerosi armamenti e dal 2005 il controllo dell'intera missione antartica passò nelle mani dell'Air Force. Il controllo dell'intera operazione è passato al comandante della 13ª Forza Aerea, un'organizzazione militare tattica con obiettivi operativi. Quali siano questi obiettivi operativi, a parte quelli relativi ai rifornimenti delle basi americane in Antartide, non lo sappiamo. E
la serie verge su questo punto, no? A supportare la 13ª Forza Aerea dell'Air Force ci sono anche numerose navi rompighiaccio della Guardia Costiera statunitense che fanno capo al Comando Trasporto Marittimo della Marina Militare. Dunque, attualmente in Antartide ci sono l'Air Force e la Marina Militare statunitense. A fare cosa? Non lo sappiamo. L'operazione Argus era una serie di test di armi nucleari e missili ad alta quota degli Stati Uniti condotti segretamente dal 27 agosto al 9 settembre 1958 sull'Oceano Atlantico meridionale. Le implicazioni di questi test sono tuttora presenti negli strati di ghiaccio antartici che rivelano un'ingente ricaduta radioattiva risalente proprio a quegli anni. I test sono stati eseguiti dalla DTRI, ossia dalla Defense Threat Reduction Agency, già citata quando abbiamo parlato dei biolaboratori americani al confine con la Russia. È l'agenzia del governo statunitense che si occupa della difesa e della non proliferazione delle armi chimiche e atomiche estere a difesa degli Stati Uniti e infatti proprio a questo scopo, i test avvenuti al largo dell'Antartide ad alta quota dovevano studiare l'effetto Christofilos, ossia un effetto che si riferisce all'intrappolamento di elettroni provenienti da armi nucleari nel campo magnetico terrestre. L'effetto suggeriva che fosse possibile difendersi dai missili nucleari sovietici facendo esplodere un piccolo numero di bombe nucleari in alto nel Pacifico meridionale, proteggendo gli Stati Uniti. Ciò avrebbe creato un disco di elettroni sugli Stati Uniti che avrebbe fritto l'elettronica sulle testate sovietiche durante la loro discesa. E secondo la loro teoria era anche possibile utilizzare l'effetto per accecare i radar sovietici. Il che significa che qualsiasi sistema ABM basato su missili sovietici intercontinentali non sarebbe stato in grado di attaccare gli Stati Uniti e quindi ebbero, questi geni, la brillante idea di svolgere test atomici ad alta quota a ripetizione sull'Antartide meridionale, oscurando addirittura i dati. Il tutto avvolto dal mistero e dalla completa e più totale segretezza militare. Sia Stati Uniti che Unione Sovietica misero in piedi numerosi esperimenti radioattivi in Antartide di cui ancora oggi nascondono le implicazioni. La United States Navy Task Force 88 è stata organizzata solo ed esclusivamente per condurre l'operazione Argus e una volta completata i suoi archivi e documenti sono stati dispersi e distrutti. Di particolare rilievo tra i documenti mancanti c'erano le registrazioni dei film che registravano i livelli di radiazione durante l'operazione e altri dati relativi alla potenza delle armi atomiche utilizzate nell'atmosfera terrestre per innescare l'effetto Christofilos. Il tutto, diversi anni dopo, si rivelò molto controverso a causa del numero superiore alla norma di leucemia e tumori fra i partecipanti della Task Force 88 che denunciarono gli avvenimenti tramite l'amministrazione dei veterani. È difficile tuttora stabilire quante radiazioni hanno liberato e che cosa successe subito dopo. Una cosa è sicura, l'operazione Argus rimane una delle più oscure e segrete di tutto il 1900. Quel poco che sappiamo si riferisce alla nave Norton Sound, che è stata responsabile del lancio di 3 testate nucleari nell'atmosfera terrestre. Il tutto circondato da un alone di segretezza e mistero e con grande sorpresa, sulla reading room ufficiale del Foglia della CIA mi sono imbattuto in un fascicolo dalla pesantezza storica inaudita e devastante che parla, all'interno di un briefing degli anni 60, degli effetti sulla Terra causati dalle esplosioni atomiche ad alta quota. E indovinate? Bingo! Si parla dell'operazione Argus. Tutti i link diretti ai siti ufficiali che mostrano i documenti verranno condivisi come sempre a fine video sul mio canale Telegram. Vengono presentati i primi risultati di un'analisi della fluttuazione del campo elettromagnetico terrestre causato dall'esplosione atomica ad alta quota nell'operazione Argus. Testualmente, si parla del Polo Nord e dell'Antartide. E questa è la prova documentale, storica, ufficiale degli esperimenti malati, veramente malati,
che mettevano in atto gli Stati Uniti così come altre superpotenze. In questo caso stavano tentando di creare fluttuazioni del campo elettromagnetico terrestre facendo brillare bombe atomiche ad alto potenziale nell'atmosfera terrestre. Che cosa hanno svegliato? Che cosa ha comportato il fallout radioattivo sul continente antartico? Perché tuttora il continente è strettamente sorvegliato dalle autorità militari delle superpotenze? Che idea ti sei fatto? Ti è piaciuto questo terzo episodio della serie? Se è stato di tuo gradimento, aiuta il mio lavoro con un like. Mi raccomando assolutamente, se sei arrivato fino a questo punto di questo devasto assoluto nella storia, lascia like e supportami. Se sei nuovo e ti interessano i temi che affronto, iscriviti al canale. Noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!